io sono Sebastiano Leddi e sono fondatore di una rivista community che si chiama Perimetro. Lavoro, nel contesto della fotografia. Ho quasi 40 anni tra pochi giorni. Tutto è cominciato con una telefonata. Ho un carissimo amico rianimatore all'ospedale di Bergamo e un giorno l'ho chiamato per sapere come stava, visto che da quello che vedevamo ai telegiornali la situazione era molto drammatica. Mi ha raccontato che la situazione all'ospedale era davvero apocalittica, ha usato delle parole di questo tipo e mi ha anche detto che avevano anche enormi difficoltà da un punto di vista tecnico perché stavano lavorando con macchinari che non erano adeguati, c'era proprio un'emergenza anche da questo punto di vista. A quel punto mi ha mandato WhatsApp, queste qua erano le sue parole: non riesci a mettere in piedi qualcosa di scenografico per raccogliere dei fondi per l'ospedale? Lì per lì gli ho detto che la vedevo un po' complicata come cosa, quella di attivare qualcosa su Bergamo, perché all'inizio pensavo che la gente fosse più sensibile sulle proprie città in qualche maniera e soprattutto non avevo un'idea a portata di mano. Idea che invece è arrivata quando ho ricevuto una mail da parte di un fotografo che si chiama Arnaldo Abba, che diceva che in questi giorni stava vendendo delle stampe a scopo benefico. Mi ha detto: ma perché non lo fate anche voi di Perimetro, che avete un bel network? A quel punto mi è subito venuto in mente che questa cosa poteva coincidere con la richiesta di Francesco, il mio amico medico, e lì si è attivata questa cosa. Si è chiamato 100 fotografi per Bergamo, un'iniziativa che ha coinvolto inizialmente 100 fotografi e in un secondo momento altri 103, mi sembra 110, non ricordo il numero esatto. Il progetto consisteva nel chiedere ai fotografi di donare un'immagine che sarebbe stata venduta poi sotto forma di stampa in una tiratura di copie open edition, che significa non un numero chiuso di stampe. Questi 100 fotografi, inizialmente italiani o stranieri residenti in Italia, hanno aderito e abbiamo lanciato questo progetto. Il progetto è stato supportato da una ONLUS che si chiama Live Islam e da un'associazione culturale che si chiama Linkelab. Ho trovato da subito un enorme riscontro da parte del mio team, Martina Parolo, Andrea Garbusera, Francesco Raganato e tutti quanti gli altri, e successivamente tutte le persone che ho sentito, fotografi o addetti ai lavori, che hanno supportato il progetto. Devo dire che dalla prima call ho sentito 101 fotografi e 100 hanno aderito, quindi c'è stata una forte risposta. C'è stato anche un grande supporto da un punto di vista proprio di contatti e relazioni, perché da subito Cesura mi ha messo in contatto con Alex Maioli e Alex mi ha messo in contatto con Mario Sorrenti, poi anche con Steve McCarry, per cui c'è stata una grande sinergia, un grande aiuto da parte di tutti. Stava andando molto bene perché avevamo, mi sembra, raccolto più di 300.000 euro dopo i primi 3 giorni. Linkelab ci comunica che sta ricevendo molte telefonate da fotografi in giro per il mondo che si offrono per supportare il progetto, per cui a quel punto abbiamo deciso di estendere la call con un secondo slot di fotografi che è subentrato, se non mi ricordo male, dopo 4 giorni, per cui alla fine da una settimana è durata 9 giorni. Questo ci ha permesso di concludere la campagna con una raccolta di fondi pari a 726.000 euro. Questa inaspettatissima raccolta era rivolta al reparto di rianimazione di Bergamo. La prima telefonata con Francesco, quando mi aveva chiesto quanto pensavo di raccogliere, io avevo ipotizzato, anche mettendo molto le mani avanti, che forse 30-40 mila euro mi sembrava un traguardo enorme. Quello era, la cifra che poteva supportare in quel momento il reparto di rianimazione. Successivamente, ovviamente, essendo andati molto oltre, siamo riusciti a destinare del budget tanto ad altri 3 reparti di rianimazione, che sono 4 all'ospedale di Bergamo, e poi ad altri 4 reparti, per cui Bergamo ha deciso di destinare parte di questi ricavati anche ad altri ospedali, per cui in questo momento stiamo distribuendo un po' dove riusciamo tutti questi soldi. Quelli, nella rete di Bergamo, per cui sono gli ospedali che stanno supportando Bergamo proprio da un punto di vista anche sanitario. Quando Bergamo era molto vicino al collasso, forse l'ho anche raggiunto, altri ospedali comunque davano una mano e hanno curato pazienti che venivano mandati da Bergamo. Un'altra cosa assurda che è successa è che abbiamo ricevuto veramente centinaia di mail di fotografi volendo donare delle foto, per cui è stato anche molto bello il riscontro di tutta la comunità dei fotografi, e ci sarebbe anche piaciuto estenderla, però già era ingestibile gestire 200 fotografi. Essendo noi una community e un network, è stato abbastanza immediato immaginare un progetto che avesse questo tipo di coinvolgimento, tutta una serie di contatti, relazioni da attivare.
Noi abbiamo anche avuto un ufficio stampa che ci ha supportato, che è la Luisa Bertoldo, e che comunque ha fatto anche un grande lavoro proprio in termini di press, un sacco di uscite stampa, telegiornale, siamo andati in radio, sui canali social, dove abbiamo avuto veramente tantissimo supporto da personaggi dello spettacolo, cantanti e gente da televisione. Per come è strutturato Perimetro, tutta la rete di comunicazione che abbiamo attivato, che è anche la parte forte del progetto, è una rete che è stata costruita in 1 anno e mezzo di attività. Quindi quello che abbiamo fatto noi è stato molto, come dire, vicino a quello che facciamo di solito, però cambiando declinazione, mettendo dentro al centro il sistema foto, charity. In questo momento, tra l'altro, l'emergenza forse più che sanitaria inizia a essere di carattere sociale, per cui ci sono tante associazioni che in questo momento forse hanno ancora più bisogno degli ospedali. Chiunque volesse aiutare, quello che bisognerebbe fare è cercare di sfruttare la propria attività, la propria rete già esistente, costruendo un'attività di sostegno, però supportata da un ragionamento in termini di comunicazione che possa in qualche maniera coinvolgere più gente possibile. Il social media è uno strumento che ti permette di, appunto, una parola che forse in questo contesto è un po' fuori luogo, viralizzare però una notizia, un'informazione in modo spontaneo, e la spontaneità è il vincolo più bello e più forte per andare poi a comunicare una proposta di questo tipo. Francesco, che è uno dei miei migliori amici da 30 anni, mi sono sentito in dovere di aiutarli, ma anche un po' di aiutare lui, proprio è stata una cosa molto personale nostra. Dal primo giorno ci siamo resi conto che il progetto stava prendendo una portata molto superiore all'aspettativa, perché in poche ore avevamo raccolto 100.000 euro. Francesco è stato costantemente informato di tutti i traguardi che abbiamo raggiunto quotidianamente su budget. Non c'è stata una sorpresa finale della cifra raccolta, anche se ogni volta c'erano come dire, grandi esclamazioni. Ecco. È stato entusiasmante sia da parte nostra che per lui che per loro. C'è stato un enorme aiuto agli ospedali, per cui hanno ricevuto tante donazioni. Da una parte c'è un po' di rabbia, perché dicono sicuramente questi soldi non dovrebbero arrivare da voi, sono tutti tagli che sono stati fatti negli anni, che in qualche maniera dobbiamo metterci una pezza adesso. Però credo che non si sentano abbandonati in un momento molto pesante, ma proprio l'Italia sta dando un segno di umanità che altrove non vedo così tanto espresso. Credo che ci stiamo distinguendo su questo. Niente, no, nel senso che questo progetto ci ha preso almeno 3 settimane di lavoro veramente full time. Continuiamo a lavorarci finché non avremo distribuito i budget che devono essere stanziati, e poi avremo seguito la parte anche un po' logistica, che spetterà di più a Link sulla parte di stampa, ma comunque parliamo di 7.000 foto da stampare. Abbiamo forse trovato un partner sulle spedizioni. La nostra operazione la stanno rilanciando ovunque. Ci hanno contattati dal Brasile, dalla Spagna, dagli Stati Uniti, dal Portogallo, dall'Italia, e la stanno replicando proprio uguale, cioè 100 euro a foto, 100 fotografi. Una cosa che mi fa piacere raccontarti che è successo in questi giorni è che mi è nata una nipote. Un'altra delle cose che non potremo mai dimenticare è che è arrivata Bianca, che è una bimba di pochi giorni, nata proprio durante i giorni del coronavirus, e questa è stata una botta di vitalità urlata. Ovviamente mi spiace non averla ancora potuta vedere dal vivo, l'abbiamo vista in video, e mia sorella Marta, che ha partorito, insomma, è stata veramente stoica. La mancanza di persone care, la distanza inizia a farsi sentire. Per quanto sia impegnato quotidianamente, questa cosa mi sta anche un po' salvando, devo dire la verità, perché avere tante comunicazioni, tante mail, tante telefonate da fare tutti i giorni mi fa dimenticare dove mi trovo e perché, dove stanno succedendo cose enormi, ma in un modo diverso proprio. Se la gente risponde in momenti come questi è perché c'è bisogno della cultura, non c'è bisogno soltanto durante le pandemie. Comunque la cultura, che è il settore più massacrato in assoluto, quando c'è da attivarsi comunque è quello che poi va a toccare gli animi delle persone. Anche parlare del futuro può essere molto interessante, poi ci sarà un riscontro quando uno vedrà, guarda cosa si dicevano, no, da una casa all'altra in quelle settimane, e si immaginavano un futuro che magari non c'entra niente con quello che è. Molto bello sentire nel futuro chiacchierate anche su fantasticherie proprio di
di visioni. Sto leggendo molte ipotesi di come cambierà la nostra quotidianità. Poi bisogna anche, secondo me, capire cosa cambierà quando, nel senso che anche dall'interno delle nostre case abbiamo cambiato la visione del problema un sacco di volte. È incredibile come è cambiato il punto di vista sul problema coronavirus senza che ci muovessimo e come è stata assimilata l'informazione, come è stata digerita. Cosa sarà quando, credo che sia più corretto dire. Cosa succederà il giorno che usciremo di casa? Cosa succederà dopo un mese? Cosa succederà dopo un anno? Cosa cambierà in maniera definitiva? Possiamo aspettarci qualsiasi cosa. E quindi quello che ho imparato da questa esperienza è che non avevamo un metro di paragone per questa apocalisse che stiamo vivendo, e quindi in qualche maniera l'universo dell'inimmaginabile è venuto a bussare alle nostre porte. In mezzo al miliardo di film e di sceneggiature, di libri che ci siamo divorati in questi anni, se fossimo immaginati di finire dentro uno di questi film, probabilmente non ce lo saremmo mai immaginato così perfetto, no? Come i giorni di pandemia che stiamo vivendo. Perfetto intendo nella sua assurdità. Sto dicendo un po' a tutti che io non mi sto muovendo tanto sul lavoro, non so, da una parte non voglio muovermi nel modo sbagliato e poi voglio anche aprire la porta di casa e vedere cosa trovo davanti. E ti dico anche la verità, sono uno di quelli che sta anche nutrendo una grandissima curiosità, un po' un eccitamento di vivere questi giorni, di essere presente in questo momento di storia, di essere consapevole che questa è proprio la storia che sta facendo il suo corso e che noi siamo in mezzo a questo momento. Ti dico questa cosa che può sembrare folle, ma ho anche sempre un po' invidiato chi avesse vissuto dei momenti storici. Invece mi sembrava che nella nostra epoca noi italiani milanesi non avessimo mai vissuto niente di veramente epocale, e questa cosa mi fa sentire un po' più parte della storia. Con tutto quello che saranno le ripercussioni, premetto, ovviamente chi si è ammalato e chi ha perso parenti, eccetera, non entro nel merito neanche dell'argomento. Sto parlando, diciamo, di tutti gli altri. Siamo nelle nostre case, però voglio dire, ci stanno limitando le uscite, è brutto non vedere la famiglia, non vedere gli amici. Il momento tosto non è sicuramente questo, ma una volta che apriremo le porte tutti fuori, ci troveremo davanti alla realtà. Più che ansia, paura, aspetto con grande curiosità, devo dire, il giorno 1 che sarà epocale. Ho una grandissima voglia di mettere in giro un po' di energia con quello che facciamo. Forse verrà riconosciuta un po' il valore della cultura, me lo auguro. A questo punto, se no, così non sarà, ce lo andremo a prendere, non so come, ma non mi piace dire, come tanti dicono, diventeremo uomini migliori, saremo più vicini, cioè nel senso, dai, ok, però credo che ci sarà bisogno di dare delle risposte e quindi di interpretare i tempi che arriveranno con delle chiavi di lettura culturali, artistiche. Sarà molto importante e credo che sarà anche ispirante per molti artisti o operatori della cultura, quindi mi aspetto da quel punto di vista un rinascimento. Però se non succede adesso, voglio dire, cos'altro doveva capitare? Se ti avessero detto, allora, per ripristinare i valori dell'umanità, facciamo così, blocchiamo tutto il mondo per 2 mesi. È impossibile, questa cosa non si può mettere in pratica. Invece è successo. Non posso neanche esprimermi come vorrei perché poi sembro matto, però sarà un momento di opportunità incredibile. Si sta riazzerando un po' tutto. Ci troviamo nel Far West con le bandierine. Chi ha voglia di fare, chi si è ispirato, un momento anche fenomenale da quel punto di vista. Grazie a te. Ciao Ale.